Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon venerdì. Prima di iniziare questo contenuto, le ultime in casa Napoli, come sta la squadra di Giampaolo verso il match che ci vedrà impegnati domani a Via del Mare. Facciamo il punto della situazione passando per la clausola rescissoria nel contratto di Lobotka e questo rinnovo di Meret che a quanto pare è stato accettato lo stipendio ma non arriva per una richiesta di bonus. Ma ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, mi raccomando, per chi passa per la prima volta sotto questo video iscrivetevi al canale attivando la campanellina così mi date una mano a farlo crescere il canale e ve ne sono grato. Se vi piace il contenuto un bel like, diamo una mano all'algoritmo e fa tanto piacere al sottoscritto. Partiamo da Lobotka e Meret e poi ci soffermiamo tatticamente e per le probabili formazioni su Lecce Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la clausola rescissoria per liberare Lobo dal Napoli si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. La cifra potrebbe leggermente salire tra commissioni e bonus vari, ma non dovrebbe comunque alzarsi di molto. Non senza conclusioni affrettate, non voglio che si leggano cose, la clausola rescissoria la metti e abbiamo perso il calciatore, è sempre stato così, eccetera. Ragazzi, il Napoli si para un attimo il di dietro, tra virgolette, per quanto riguarda la situazione di Lobotka. Poi c'è il volere del calciatore, se vuole sposare un altro progetto, se volesse mettersi in gioco da qualche altra parte, se arriva l'offerta poi che lo soddisfa, così come potrebbe anche restare tranquillamente a Napoli. Non è che è uscita la notizia, la clausola rescissoria nel contratto di Lobotka, abbiamo perso il calciatore. No, non è così. Equilibrio e calma, anche perché se andiamo poi a portare vicino alla situazione Lobo anche quella di Anghissà, non credo che Conte, se resta a Napoli, si priva poi di due centrocampisti in una sola sessione di mercato. E nel caso dovesse essere così, il Napoli sarà pronto e mi auguro che sia pronto a rimpiazzarli come si deve, lasciando quantomeno l'asticella dove sta, perché in mediana siamo troppo forti. Lobotka, Anghissà, McTominay, Gilmour, riscattando Billing, ragazzi, c'è una mediana di tutto rispetto. Quindi nel caso perdi qualche pedina devi rimpiazzarlo a dovere, se non meglio, se riesci meglio, altrimenti per quello che hai perso quello devi fare entrare nella maniera più assoluta. Parlo ovviamente dell'aspetto tecnico dell'acquisto da fare nel caso di cessione. Detto questo, il rinnovo di Meret ha accettato lo stipendio 2,5, non 2,5, ma ha chiesto qualche bonus. Ovviamente non ci è dato sapere quanto è il bonus, cosa ha chiesto, come si raggiunge, cosa si prevede. Ecco, nel caso dovesse essere questa la situazione, non si rinnova perché hai bussato già a soldi, a me non sta bene, ma non sta mai bene né con Meret né con altri calciatori. Quindi il Napoli potrebbe anche, anzi, per quanto mi riguarda, conoscete la mia opinione sul calciatore, per quanto mi riguarda il Napoli potrebbe anche dire senta, allora cambiamo in porta e purtroppo non ti posso accontentare. Molto semplice, e prendi un altro portiere che però, stesso discorso, va via Meret, Asticella quantomeno lì, ma mi auguro che il Napoli nel caso cambi poi tra i pali, alzi un tantino la situazione, perché si può assolutamente fare. Ma questa è la mia personale opinione, che chi è iscritto già da un bel po' sul canale, ma anche recentemente ne abbiamo parlato, conosce perfettamente. Detto questo, Lecce-Napoli tatticamente e le probabili formazioni. Allora andiamo un attimo a prendere due appunti che mi ero messo da parte per quanto riguarda la situazione tattica di Giampaolo. Allora, il Lecce di Giampaolo predilige comunque gioco palla a terra, attaccare comunque l'avversario riversandosi nella metà campo, comunque scambiando il pallone senza inventare lanci lunghi e situazioni diciamo improvvisate. Però per fare una cosa del genere ovviamente a livello tecnico ti serve una rosa di conseguenza. A volte gli riesce, a volte meno. Il neo della squadra di Giampaolo nell'ultimo, diciamo, durante la gestione sotto questo tecnico è stato comunque le palle perse in zone nevralgiche del campo, dove poi trovi squadre attrezzate e prendi il gol e perdi le partite.
è molto semplice, tanto è vero che io mi sono solo riportato ad una situazione contro una squadra, tra virgolette, tra le grandi, l'Atalanta, dove Giampaolo ha presentato un centrocampo un tantino più fisico con Caba e Carson, e quindi meno palle perse, più interdizione, più muscoli in mediana per cercare di arginare il problema della sufficienza a volte nelle linee di passaggio, perdi il pallone e mandi l'avversario in porta. Ma ci arriviamo alle probabili formazioni, perché poi il Napoli dal punto di vista di interdizione, muscoli in mediana e diciamo lettura per quanto riguarda la situazione nella ripartenza dell'avversario dal basso, sa il fatto suo, e quindi da questo punto di vista il problema non me lo pongo. C'è però questa incognita probabile formazione e le andiamo un attimo a riprendere senza che dico baggianate. C'è Mediaset che si esalta e dice gioca Rafa Marin al posto di Buongiorno senza cambiare niente, quindi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera, McTominay, Lobo e Anghissà, Spinazzola, Lukaku e ovviamente Politano a destra, senza cambiare praticamente niente, con Rafa Marin che potrebbe giocare contro il Lecce. Però c'è anche chi dice no, ma tanto gioca Raspadori, l'avevamo già preparata, così come vi ho detto anche nell'ultimo video. Avevamo preparato il Torino con Raspa in campo e Olivera Spina in difesa, che poi diventa praticamente un centrocampo a 5, perché Spinazzola si porta poi a ridosso del centrocampo con Raspadori che dovrebbe giocare dietro Lukaku, un 2-3-1. La posizione in campo a livello di modulo, come dico sempre, è relativa, perché poi dipende come lo vai ad interpretare, cosa ti viene richiesto dall'allenatore. Però se si schiera Olivera e Spina sulla linea di difesa, allora a me viene in automatico vedere Spinazzola centrocampista aggiunto. Ma ci arriviamo. Antonio Conte, che perde di nuovo Buongiorno per infortunio, riflette come sostituirlo. Possibile la conferma del 4-3, così come vi ho detto. A centrocampo ci sono da monitorare le condizioni di Anghissà, preallertato Gilmour. Completano Lobotka e McTominay, davanti spazi al tridente Politano, Lukaku, Spinazzola. L'alternativa è inserire Raspadori per Rafa Marin. Spinazzola arretrerebbe in difesa, così come vi ho detto adesso, e Olivera centrale, con conseguente passaggio al 4-4-2. Per me potete anche evitare di scriverla questa situazione, perché non, secondo me, inserire Spina con Olivera è più una situazione per aggiungere l'esterno in mediana che tenere poi un 4-4-2. Ma poi vedremo come andrà a finire. Io spero che Anghissà recuperi al 100%, anche se Lobo, Gilmour, McTominay non è che non mi fanno dormire la notte. Sogni tranquilli, assolutamente sì, perché abbiamo rimpiazzi perlomeno in mediana e non su una fascia sinistra che non abbiamo mai avuto da gennaio a questa parte. Si fa male uno, si fa male l'altro, uno parte, quindi sei sempre stato costretto a trovare diciamo l'alternativa sulla fascia. Ma centrocampo comunque c'è chi schierare, c'è anche un possibile Billing che potrebbe partire, però Billing, per come mi è piaciuto subentrante contro il Torino, diciamo lo terrei per la stessa situazione anche contro il Lecce, perché è un calciatore che entra praticamente sul pezzo. Credo che ne ho parlato anche ieri in privato con Armando, che vi saluto ovviamente, a tutta la community che è iscritta sul canale e conosce Armando e tutti i miei amici delle live. Billing è un calciatore che dalla panchina si guarda la partita e quando entra riesce a capire perfettamente, almeno questo è quello che posso vedere guardando la partita. Ovviamente entra in campo e cerca di posizionarsi dove poi ci sono delle lacune. Ci sono delle lacune e riesce a sfruttare, diciamo a livello tattico, situazioni interessanti, così come arriva la traversa contro il Torino, ma con una personalità diciamo spiccata e da vendere. Entra in campo, paura di nessuno, palla a terra e diciamo sul pezzo. Quindi ecco perché Billing ogni volta che è stato chiamato in causa
poche volte, sì, poche volte, ma ha fatto sicuramente bene e da riscattare per quanto mi riguarda domani. Fatelo domani. Le ultime sul Lecce, Giampaolo ritrova Kristovic che rientra dalla squalifica ed è orientato al classico 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, in difesa Gilberti, Gaspar, Baschirotto e Gallo, in cabina di regia Koulibaly è sicuro del posto, si giocano l'altra maglia Ramadani e Pierri. Batteria di trequartisti formata da Pierotti largo a destra, Elgason al centro in pole su Caba e a sinistra il ballottaggio Carson, Tete Morente, con lo svedese leggermente in vantaggio. Torna Kristovic come centravanti, quindi la situazione che vi ho detto prima a livello tattico, che include Cabba e Carson per più muscoli cercando di perdere meno palloni, potrebbe presentarsi anche nella partita contro il Napoli. Come dobbiamo approcciare? Da capolista, l'ho già detto ieri, entri in campo, patti chiari, amicizia lunga e nella prima frazione di gioco devi buttarne almeno uno dentro e concludere in vantaggio. Questo è quello che devi provare a fare, perché le partite le devi vincere tutte quante, al di là del bonus che puoi avere, 3 vittorie, un pareggio, i calcoli matematici si possono tranquillamente fare perché mancano 4 partite e siamo tutti d'accordo, però io il bonus nel caso poi lo devi per forza sfruttare, perché pare che leggendo dappertutto lo si deve sfruttare per forza questo bonus. Il Napoli deve fare 4 partite e vincerle tutte e 4 per quanto mi riguarda. Poi se dovesse arrivare una situazione dove una giornata non gira, pigli 3 pale, 3 traverse, non entra la palla, finisce la partita 0-0, 1-1 o 2-2, la recuperi sul finale, eccetera, te lo sei giocato, siamo d'accordo, ma non domani. Non domani. Domani è fondamentale fare 3 punti, perché poi se ad oggi potresti stilare una percentuale titolo 60%, portata a casa la partita con il Lecce si alzerebbe di gran lunga, diciamo, la percentuale e quindi cominci ad avvicinarti verso l'obiettivo che ti caricherà sicuramente di tensione a te calciatore, i tifosi, almeno io me la vivo con tensione, non riesco ad essere quello che taglia a me coriandolo, sì, bandiere, vai, tanto è fatto, è finito. No, assolutamente no, anzi, questi 3 punti, se restano tali comunque fino all'ultima giornata, io resterò comunque davanti allo schermo con il Cagliari all'ultima giornata, sperando di portare a casa quel bonus. Ecco, il bonus te lo vuoi giocare all'ultima partita, fai un pareggio, l'Inter la vince, ti finisci un punto dietro e siamo tutti contenti, ma senza che ovviamente ti devi mettere in condizioni di dover per forza, ecco, fare il risultato nelle prossime 3, steccando la prossima. Non è proprio il caso. Sempre Forza Napoli, buon venerdì e buon weekend, ma noi ci vediamo sicuramente domani. Per chi non l'ha fatto, lo ripeto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati. Ci sarà la live assolutamente, perché il dente è passato e quindi mi auguro di vedervi in live domani sera nell'immediato post di Lecce Napoli. Ciao.